Recensione del nuovo Garmin Forerunner 265. Vedremo come si è comportato il modello in questi mesi di test. Forerunner 265 ha fatto rispetto alla serie 200, quindi il 255 ma anche i modelli precedenti, secondo me un salto più in alto. Non è un modello premium perché gli mancano alcune caratteristiche, ma non è neanche un modello di fascia media, si colloca a metà, dando la possibilità così al 255 di avere, secondo me almeno, ancora molto mercato. Questo lo dice anche il prezzo, lo vediamo subito, ma tanto è pubblico. Il Forerunner 265 è proposto un prezzo consigliato di 499 euro, poi ovviamente si può trovare con dei minimi sconti, almeno per ora, vedremo più avanti, che sono 150 euro in meno di prezzo cui è proposto il nuovo Forerunner 965, ma 150 euro in più a cui è proposto il Forerunner 255. Poi dopo lì c'è la versione Music o meno, qui invece la Music è già inclusa nell'orologio. La prima novità è lo schermo AMOLED. Lo schermo AMOLED che si può vedere qua, come state vedendo, che ha sicuramente il fatto di avere una visibilità completamente diversa a quello su cui siamo stati abituati sinora. Per quale motivo? Perché l'AMOLED è quello che voi trovate sui vostri telefoni. Colori più vivi, come vedete ad esempio questo è il menu iniziale della corsa, c'è una resa completamente differente. Questo ad esempio è il menu della corsa e la resa è completamente diversa con lo schema AMOLED. Cosa significa? Non che prima non si vedesse bene, ci mancherebbe, si vedeva assolutamente bene. Questo però dà sicuramente, come dire, un'immagine più viva, dei colori più vivi, una visibilità migliore anche in condizioni di estrema luminosità. L'altra grossa novità è la possibilità di avere la misurazione delle dinamiche di corsa direttamente dal polso senza utilizzare ad esempio la fascia HRM Pro cardiaca di Garmin o il Garmin Pod che si colloca dietro il pantaloncino. Si possono ancora continuare ad utilizzare, quindi se avete la fascia e volete prendere le dinamiche dalla fascia, nessun problema. Come si comportano, visto che è una recensione? Beh, lo schema AMOLED a me piace, devo dire la verità. Non so se è abbastanza per convincermi a cambiare orologio. Io oggi ho un Forerunner 955, devo dire ad oggi no, ma perché sono molto contento del mio Forerunner 955. Le dinamiche al polso come funzionano rispetto alla rivelazione con la fascia? Ho fatto una prova e devo dire che la differenza è minima. Ce n'è un pochino, ma stiamo parlando di pochi millimetri sull'oscillazione verticale, quindi devo dire che comunque, sapendo che gli strumenti hanno un margine di errore, se volete avere uno strumento che vi misura le dinamiche direttamente dal polso senza mettere orpelli, perché comunque, e poi ne parliamo a breve, anche il ritmo cardiaco lo volete misurare dal polso, beh, insomma, adesso prendere un 265 o anche 955, 965 sicuro, o Phoenix, insomma 7, può essere un'ottima soluzione. Parliamo di una delle cose più importanti nella determinazione di un orologio per lo sport: quanto dura la batteria. Garmin dice che con un uso normale, col display non sempre acceso, c'è la possibilità, come lo utilizzo io, di tenerlo spento, poi col movimento del polso, oppure vado a spingere il pulsante, si illumina, dà una durata per la versione normale, perché c'è la versione S un po' più piccola, per i polsi un po' più piccoli, pensato per le donne, ma poi non è detto, circa 13 giorni. Devo dire che un uso intenso con cui l'ho portato io mi ha portato a ricaricarlo, ma non era completamente esaurito, dopo 5 giorni, che devo dire per chi fa allenamento su strada, non fa ultra, è ottimo. Il Forerunner 265 è un orologio pensato strettamente per chi corre, ma ha anche ovviamente tutti i profili multisport. Potete utilizzarlo per il ciclismo, potete utilizzarlo sempre per la corsa in pista, c'è la funzione che ormai iniziano a avere tutti i Garmin, la corsa su pista, potete usarlo in acque libere, potete farci lo yoga, gli allenamenti in palestra, quindi alla fine è pensato per i runner. Perché? Perché tutte le funzioni di analisi dell'allenamento e di gestione, le dinamiche di corsa, pensano ovviamente alla corsa, ma questo non vuol dire che non ci potete fare altri sport, che è sempre una bella cosa, insomma, dover cambiare orologio sarebbe scomodo.
Come avete visto, poi è confermato il touchscreen che c'era anche ad esempio nel Forerunner 955, c'è ovviamente nel Forerunner 965. A cosa serve il touchscreen? Devo dire, durante lo sport, ma per la maggior parte dei profili sport viene disattivato in automatico, dovreste attivarlo voi. Devo dire, secondo me a nulla. È comodo per navigare velocemente. I 5 pulsanti che ci sono classici attorno alla ghiera dell'orologio però vi permettono di fare tutte le funzioni che potete fare col touchscreen. Qui, come dire, è un'opzione in più per cui magari non scegliere l'orologio, ma che ormai in un mondo in cui è tutto touchscreen vi può portare ad avere un'opzione in più di utilizzo. Il cinturino è in silicone, è molto comodo, devo dire che l'ho trovato più comodo del cinturino che c'era sul 955, non è che sono così diversi, però la sensazione è più comoda, forse perché l'orologio è anche un orologio molto leggero, non che il 955 sia pesante, molto snello, no? Il materiale è fondamentalmente plastico, quindi ovviamente, e questo è una delle cose che non lo caratterizza per essere un modello premium, qui si avvicina di più alla serie 200 di cui fa parte, ovviamente è un modello resistente, ma non lo userei per delle attività dove rischio di romperlo. Cioè, se faccio trail running non prenderei questo orologio, se facessi le OCR non prenderei questo orologio, o comunque non lo utilizzerei nelle gare, lo utilizzerei solo per l'allenamento di corsa. E invece per l'allenamento classico su strada va benissimo perché è leggero, il polso rimane asciutto e quindi nessun problema. Rilevazione cardiaca al polso, l'ho accennata prima, funziona molto bene, bisogna dire questo. Allora, bisogna sempre ricordare che la funzione, il rilevamento cardiaco al polso, no? Ci sono alcuni che dicono ma io non vedo errori con la fascia, altri vedono errori, perché molto dipende anche dalla nostra epidermide, da quanto pelo abbiamo, perché la colorazione della pelle, la presenza di peluria fanno la differenza. Poi fanno la differenza anche le condizioni climatiche, in situazioni molto umide, molto secche, molto fredde, molto calde, non sempre la rilevazione è perfetta. Ma io dico, intanto ce ne accorgiamo se non sta funzionando bene. Se sto facendo ad esempio un allenamento in zona 2, sto andando piano e questo sballa, me ne accorgo. Ma detto questo, non sono 2-3 battiti di differenza che faranno la differenza su un allenamento soprattutto di corsa continua. Probabilmente la fascia è molto più utile se vado a fare degli allenamenti particolari in cui devo stare perfettamente in soglia, se la conosco, intervallati in cui la risposta di salita e discesa del cardio deve essere molto veloce. Però devo dire che tante cose ormai con i sensori di ultima generazione si riescono a fare senza problemi, anche con questi tipi di orologio. Tra le funzioni che ho preferito e che comunque già conoscevo anche dal 955 c'è sicuramente, ed è un motivo per cui che io invito su cui riflettere nel momento dell'acquisto di un orologio, sono ad esempio i report dello stato di salute / dello stato di allenamento. La premessa è che, attenzione, prendete sempre nel modo giusto questi report, perché sono stime, un po' dipendono da come state utilizzando l'orologio e dai dati vostri che avete imputato. Ad esempio, se imputate una frequenza cardiaca massima sbagliata vi sballerà molti dei report che utilizzate, e comunque c'è sempre una questione dell'uovo e la gallina, la chiamo io, cioè quanto mi è utile il report e quanto mi condiziona il report in maniera che la profezia che si autoavvera, cioè in maniera che l'informazione che mi ha dato mi porta a farmi condizionare troppo. Classico esempio, il V2 Max che non cresce, allora l'orologio magari dice che non sono in stato produttivo ma in stato di mantenimento. Sapete i training status di Garmin, no? Ci sono ovviamente anche in questo modello, però in realtà io sto migliorando. Questo perché? Perché il V2 Max non è l'unico parametro utile, limitante della corsa che predetermina un mio miglioramento o meno. Sto preparando una maratona, è normale che il V2 Max rimanga quello per mesi, ma magari migliora la mia percentuale di utilizzo dello stesso, migliora un po' la mia andatura alla soglia, si abbassano i battiti al riposo e migliora la mia capacità di recupero. Ci sono tanti altri fattori. Dicevo, interessantissimo, secondo me, a me piace molto il report mattutino,
che ti dà un po' un'analisi di come hai dormito. Anche sull'analisi del sonno, devo dirvi la verità, ho un buon ritorno, cioè mi rendo conto che quando mi dice che ho fatto un sonno molto profondo, in effetti ho riposato bene, però devo dire va preso sempre anche questo con le pinze, perché non è semplice fare quel tipo di analisi. Unito a questo c'è invece molto interessante l'HRV. Che cos'è? L'indice di variabilità cardiaca, ne abbiamo parlato in una puntata del podcast di Corso e Mangiato, vi lascio il link in descrizione insieme a Nicolas, che è un po' un indice di come io riesco a recuperare. Più è alto questo valore, meglio è. Chiaramente come funziona il Garmin? Che per, mi sembra, circa una ventina di giorni fa le prime rilevazioni e poi dopo ha calcolato un profilo vostro personale di variabilità cardiaca, e da lì va a determinare se si è troppo sotto, se si è in medio, se si è troppo sopra, e in generale continua a valutare l'andamento di questa variabilità cardiaca, perché è vero che ci sono delle tabelle di misurazione generale a seconda dell'età, del sesso, ma poi dopo è sempre importante stilare un profilo personale. Molto interessante è la funzione istantanea salute. La trovate tra i profili sportivi, quindi dove c'è la corsa, la bicicletta, il triathlon, eccetera. La selezionate, ok, potete andarci col touch, la selezionate, fate avvia come si fa sempre, e poi dopo qui ti dà le indicazioni. Dovete rilassarvi, metterla nel polso ovviamente, stare fermi e fare il report per 2 minuti. Adesso non lo facciamo, ma vi dà delle indicazioni molto interessanti, valutando la saturazione, valutando la vostra variabilità cardiaca sul momento. Può essere, senza entrare in un circolo vizioso ipocondriaco, può essere interessante quando vi sentite particolarmente stanchi fare questo tipo di rilevazione e avete un indice, come dire, o anche una rassicurazione. Sì, è vero, sono stanco, non è solo una percezione, però può essere molto molto interessante. C'è anche la body battery, che già probabilmente conoscete, che è una valutazione della vostra batteria da 0 a 100, no? Quanto avete consumato energia non solo facendo attività sportiva, ma semplicemente vivendo, quindi lavorando, dormendo, non so, facendo qualsiasi attività quotidiana, e quanto questa vi aiuta a recuperare. È un altro indice insieme a tutti quelli che vi ho detto fino adesso, che ci può dare una prospettiva sia della persona sia dell'atleta, che poi sono la stessa cosa, che ci aiuta ad avere un riferimento quotidiano su come stiamo. Come si utilizza? Ripeto, secondo me è importante saper incrociare le vostre sensazioni, cercando di staccarvi un po' anche da quello che vi dice il report, ok? E una valutazione di un piccolo laboratorio personale sul polso. Altro report interessante che potete utilizzare è la training readiness, cioè quanto siete pronti ad allenarvi. Questo va a prendere quanto avete recuperato, come vi siete allenati, e vi dà un punteggio e vi dice ok, potete spaccare il mondo, meglio se fate allenamenti moderati, meglio se fate solo allenamenti di recupero, sto traducendo, poi c'è un'analisi un po' più attenta, e no, oggi è meglio che vi state a riposo, anzi non andate a lavorare, prendete malattia. No, scherzo, però per dire, è sempre un tipo di report che va a completamento di, come dicevo prima, un laboratorio che possiamo utilizzare come suggerimento in più. Suggerimento che vi danno anche tutti i giorni quando vi andate a allenare, vi suggerisce un allenamento a seconda del vostro stato, e potete anche impostare ad esempio il traguardo o più gare traguardo, e lui vi andrà a fare un countdown e a stimare anche l'andatura che potrete ottenere in quella gara. Voi inserite la distanza, la data, eccetera. Sono secondo me molto utili, ma poi qui lo dico da preparatore per gente che corre, secondo me possono essere uno strumento in più, ma non bisogna farsi condizionare troppo, perché magari le filosofie di allenamento sono tante. Ecco, l'orologio non può sapere quanto sto caricando e perché sto caricando, magari sono in eccessiva stanchezza, ma è una cosa voluta, perché ho voluto fare un super carico, perché sto preparando quel tipo di gara, eccetera. Non ho parlato di GPS perché devo dire che ormai molti strumenti sono accurati. Per me un piccolo errore di metri, di qualche punto percentuale,
non mi pregiudica come mi alleno, cioè fare i 1000 e poi faccio 1020 metri o 990 metri non cambia nulla. Le gare sono misurate e certificate da enti apposta, quindi sono a posto. Devo dire che il sistema che c'è qui sul Forerunner 265, il SAT IQ, che ti dà la possibilità di utilizzare uno o più satelliti a seconda delle necessità, quindi si muove in maniera intelligente, perché utilizzerà il multibanda quando serve e risparmia energia quando invece non serve, funziona bene. Quindi la misurazione che ho fatto corrisponde a tutti i percorsi che già conosco a memoria, quindi su quello andate tranquilli. Ovviamente ci sono sempre, come dicevo prima, le funzioni di musica, aumenta lo spazio, mi sembra ci siano 8 giga, e però devo dire che non l'ho usata perché non la uso quando corro, quindi lo dico a dover di cronaca, e anche il Garmin Pay, quindi la possibilità di caricare carte di credito sull'orologio, ma anche questo, devo dire, dove abito io è una cosa che non utilizzo, però per molti magari potrebbe essere una funzione super interessante. Quindi Forerunner 265 per chi è? Per chi corre, è specifico per la corsa, anche se uno fa triathlon lo potrebbe prendere, ma io andrei su un modello superiore, ovviamente budget permettendo, cioè andrei sul 965 o rimarrei sul 955 che ad esempio ho. È per chi vuole uno schermo, come c'era poi già in altri modelli, ma meno, come dire, passatemi il termine, funzionava benissimo, ma più modaioli e meno da runner da strada, no? E però devo dire che fa la sua resa, quindi se dovete cambiare l'orologio pensateci. Pensate anche alla capacità di spesa, perché rispetto al 255 c'è qualche funzione in più, come abbiamo visto, delle cose in più, però non è detto che valga spendere 150 e magari il 255 entrerà anche un po' più sconto, magari anche 200 euro di differenza in più, ad oggi 150 euro circa. Questa è una valutazione che vi invito a fare guardando questo video qui, dove andiamo a vedere proprio le differenze tra Forerunner 265 e Forerunner 255, ma anche la serie 900, quindi 965 e 955. Buona visione!